Buongiorno ragazzi e bentornati sulla spiaggia di Bali. Buongiorno dal paradiso, è una meraviglia, lo so che lo diciamo sempre. Ma in questo caso ancora di più. Però è sorprendente, c'è un'acqua, non saprei descriverla a parole, l'avete vista poi, no? Avete visto che anfratti, poi che grotte, che spiaggette, ogni angolo c'è una caletta, alcune si raggiungono solo con la barca, alcune ci vai a nuoto. È vero, la costa qui è un po' frastagliata, diciamo un po' difficile, non accessibile in tutti i punti, però quando ci arrivi sopra è veramente una botta di vita, perché c'è quest'acqua che è veramente un vetro, una piscina. E stanotte abbiamo dormito su questa piccola collinetta a picco sul mare, una notte tranquillissima. Ha fatto un po' di pioggia ieri sera verso l'ora di cena, veloce passeggera alla nuvoletta fantoziana. Giusto per levare un po' di polvere da Charlie. Meno male, perché noi lo polveriamo, povero Charlie. Ma ora presto dovrà essere lavato di nuovo. Eh sì, perché poi comunque nelle isole siamo sempre esposti al mare, alla salsedine, alla sabbia, quindi va lavato più di frequente. Allora, oggi una bella giornata e questo già si inizia bene. Ora ci spostiamo e proseguiamo, indovinate verso che direzione? Scrivete, vediamo chi ci indovina. Dai Charlino, dai! Salutiamo i nostri amici che ci hanno fatto compagnia stanotte e via! Di nuovo verso il porto di Bali. Fa caldo in Indonesia, però. Fa caldissimo. Ai ai ai. Ai ai ai, 2,5 metri il ponte, signori. E quindi? Niente, bisogna passare dall'altra parte. Margarites. Noi giriamo qui. Ci siamo voluti fermare in questo piccolo borgo che si chiama Margarites, del nome un po' singolare. Infatti pare, secondo leggenda, il nome gliel'abbia attribuito la regina Margherita, per quello c'ha il nome simile. È veramente un borgo, come vi dicevo, perché pensate ci vivono 350 anime. È un paesino un po' nelle alture, diciamo, da qui si vede una bella vista sul mare di Creta, ma la particolarità di questo posto sta nell'avere il primato, diciamo così, di essere il paese delle ceramiche. Perché gli abitanti, oltre ad avere i loro appezzamenti di terreno dove allevano il bestiame, coltivano i loro campi, quindi diciamo che vivono di agricoltura e di allevamento, ma anche e direi soprattutto dei loro laboratori di ceramica. Come vi abbiamo sempre detto, Creta è la patria, diciamo così, dell'argilla e quindi si trovano moltissime ceramiche, ma qui veramente ci sono ancora laboratori di un tempo. Abbiamo visto tanti negozietti impolverati dove oltre alla vendita le producono proprio qui direttamente.
C'è anche il fruttivendolo che con questa musica per attirare i clienti. Bellino, sembra tipo il Sirtaki. Vero. È musica tipica, troppo forte. Infatti pensavamo venisse da qualche abitazione, invece è proprio lui, con tutto il suo camioncino, frutta e verdura fresca. Ma noi siamo forniti, quindi Sì. peccato, se no sarebbe stato bello comprarlo così a centimetro zero, immaginiamo. Entriamo anche a vedere la chiesetta. Qui abbiamo anche dei panetti di Creta, sembra quasi il DAS con cui giocavamo da bambini. Questi però sono belli grandi, come vedete questa è la dimensione rispetto a una mano. Ci stiamo spostando e abbiamo notato una terrazza panoramica perché stiamo costeggiando un canyon, tanto per cambiare. Guardate che bellezza. Noi abbiamo fatto tutta la strada che circonda queste vallate, questi canyon. Lì vediamo il mare, dall'altimetro abbiamo visto che siamo a una quota di 300-350 metri, ma proseguiamo verso la prossima meta. È bello questo territorio all'interno. Stiamo facendo una stradina che è piena di tornanti, curve, passaggi stretti, però ogni tanto vediamo passare gli autobus, i camion e diciamo se ce la fanno loro, se passano loro, però veramente ti escono gli occhi di fuori perché uno dice, cioè non te l'aspetti certi veicoli su questa strada, no? Sì. E dici com'è possibile? Più che altro se lo chiede Charlie, com'è possibile che mi portiate sempre a giro in queste cavolo di strade? Ma non vi piacciono le autostrade? Ci chiede ogni tanto. E noi, a parte che qui a Creta non ce ne sono di autostrade come si intende in Italia, insomma. Ci sono delle strade a 4 corsie che collegano le maggiori città, però insomma a noi, come sapete, ci piace esplorare tutte le stradine, tutti i luoghi particolari e portarvi le chicche. E le chicche stanno sempre lontano dalle strade principali. E quella che visitiamo adesso o che vorremmo andare a visitare è un punto storico molto importante. L'asfalto però c'è da dire che è sempre mia, perfetto. una favola. Mi trasferirei a Creta solo per l'asfalto. Il monastero è aperto e quindi entriamo al suo interno. Ora facciamo subito i biglietti. Allora, abbiamo fatto i biglietti e abbiamo anche la mappa con tutte le informazioni del luogo in cui ci troviamo. Siamo nel monastero di Arcadi e questa è la corte interna, con alle nostre spalle l'imponente chiesa che fa bella mostra di sé. Purtroppo questo non è il nostro potere e non vi possiamo far vedere i colori molto particolari e brillanti di queste pietre che insomma, con le quali sono state costruite, perché il nuvolone nero ha deciso di seguirci. Ora andiamo a vedere la chiesa. Speriamo che sia abbastanza luminosa perché da qui sembra molto buia. Vediamo cosa si riesce a vedere con la GoPro. Qui nel cortile c'è anche questo cipresso storico che ha una particolarità. Possiamo trovare ancora un proiettile incastonato nel suo legno. Eccolo qui, c'è una freccia che lo indica.
La storia del monastero di Arcadi risale al XIII secolo, quando, secondo la tradizione, il monaco Arcadios fondò su un lussureggiante altopiano a 500 metri di altezza e a 23 chilometri dalla città di Retimno un piccolo monastero composto da una cappella, inizialmente dedicata ai santi Costantino ed Eleni, e da alcune celle. Nel 1587 la maestosa facciata della chiesa del monastero venne ricostruita e da allora è dedicata, oltre ai due santi, alla trasfigurazione del Salvatore. La chiesa è uno splendido esempio di architettura degli ultimi anni della dominazione veneziana, affiancata da elementi gotici e rinascimentali. Verso la fine del XVI secolo il monastero acquisì la forma attuale, in tutto simile ad una fortezza. Il monastero di Arcadiou, come viene definito dai greci, è un luogo importantissimo per la storia di questa isola. Qui si verificò un evento che rimase impresso come l'Olocausto di Creta. Ora entriamo nel luogo più importante di tutto il monastero, dove appunto è avvenuta questa immane tragedia, ovvero la polveriera. Il monastero di Arcadi, oltre a essere un luogo sacro dove si coltivavano le virtù monastiche, fu centro di cultura e arte, con una scuola e una ricca biblioteca. Ospitava anche 2 laboratori, uno in cui si copiavano manoscritti e un altro in cui si eseguivano ricami. Significativo fu il contributo che il monastero diede alle lotte di liberazione di Creta, che culminarono con la rivolta del 1866, quando nel monastero trovarono rifugio non solo i combattenti, ma anche i contadini del luogo e le loro famiglie. Ben 964 persone, per la maggioranza donne e bambini, compresi i monaci, si trovarono a fronteggiare 15.000 soldati dell'esercito turco di Mustafa Pascià. L'8 novembre 1866 i turchi accerchiarono il monastero e, nonostante l'eroica resistenza da parte dei rifugiati, il 9 novembre penetrarono al suo interno. Diedero inizio allora allo spietato massacro dei cristiani e, poiché tutto lasciava presagire la fine, la resistenza senza speranza dei rifugiati e combattenti all'interno del monastero culminò con la loro scelta di farsi esplodere. Infatti l'allora monaco responsabile si trovò di fronte a una situazione disperata. Con in mano una semplice candela si diresse verso il deposito delle polveri da sparo, portando così alla morte sia i greci che i turchi. Il monastero di Arcadi divenne in questo modo il simbolo del sacrificio agli ideali di libertà e dignità. Lo storico giorno, segnato col sangue dei combattenti, viene ricordato ancora oggi come il supremo sacrificio patriottico che illumina il significato immortale della lotta per la dignità e per la giustizia. Ora entriamo in quello che era il refettorio. Qui abbiamo anche un macchinario costruito in Italia, prima fabbrica italiana, sfrecciatoi da grano, separatori da riso, deguscutori da semi. Sfrecciatoi alto rendimento, casa fondata nell'anno 1884, dalla ditta Ballarini Sassuolo. di Sassuolo. E abbiamo un macchinario italiano anche qua dentro. Guarda qui che mega cammino. Si vede anche la canna fumaria in cima. Nel frattempo si è sparsa la voce che i tickets erano qui ed è arrivata la scolaresca con l'autobus. Oddio. È uscito anche il sole che va e viene. Sì. Però quando i tickets si muovono, state tranquilli che si muove anche il resto del mondo. La gita scolastica e quindi aumenta la confusione, purtroppo per quello, non perché vogliamo essere gli unici.
Però eravamo tranquilli nel silenzio con un'altra coppia di turisti, è arrivato l'autobus con la gita. Vabbè, dai. Però d'altra parte questo è uno dei luoghi più iconici di tutta Creta. Esatto, quindi facciamo delle battute, perché ci scherziamo sopra, diciamo mannaggia. Anche per sdrammatizzare i fatti che sono avvenuti qua dentro. Sì. Ok, entriamo in questa stanza, in questa cella che è adibita a piccolo museo. Ci sono un po' di accessori dell'epoca, una vecchia credenza con ancora i piatti. E qui c'è questa stanza con le botti. Sono stanze un po' piccole, Sì. Bisogna muoversi con molta cautela. Sa di cantina, di conservazione di olio, di vino, vedi c'è l'anfora, il setaccio. Usciti dalla parte del monastero, qui all'esterno abbiamo le scuderie e l'ossario. Nonché i bagni pubblici, che poi sfrutteremo in secondo momento. Ora, visto che la gita scolastica è nelle scuderie, noi andiamo a vedere l'ossario e non ci troviamo nessuno così. L'odierno ossario dei morti dell'Olocausto del 1866 si trova nel vecchio mulino situato fuori dal monastero, a circa 80 metri a nord-ovest. Assunse questo aspetto nel 1910 su iniziativa del vescovo Dionisis Kastroniagiannikis. Ci sono tutti i teschi. Madonna. Effettivamente qui ci sono tutti i teschi messi in bella vista, è veramente inquietante questa cosa. Io non salgo perché ho intravisto quello che c'è di là dalla grata e non mi piace per niente, cioè mi è venuto il mal di stomaco perché si vedono ragazzi bene i teschi e non me l'aspettavo sinceramente. Poi sapendo la storia del monastero è una roba abbastanza forte, direi. Mamma mia. Con le scuderie alle nostre spalle salutiamo definitivamente questo luogo. Bel monastero, bel ragazzi. monastero. Visita consigliata. E Contenuti molto toccanti, sì, molto duri. Sì, decisamente, siamo un po' provati, soprattutto alla parte dell'ossario. Forse non ce l'aspettavamo che si vedessero i teschi così in bella vista in vetrina. Si parla di Olocausto, quindi insomma le parole sono, cioè la memoria storica è molto forte, diciamo. Un tema forte. Un tema molto forte. Le scuderie al momento sono chiuse perché ci sono delle sale di incontri, sono state adibite per questo. E invece noi, la nostra sala di incontro in questo momento è Charlie. È Charlie che ci aspetta per il pranzo. Esatto, quindi cerchiamo di spezzare un po' questa tensione. Questo magone. Facciamo un pranzo veloce perché almeno poi ci spostiamo velocemente e andiamo verso la prossima meta. Salutiamo il monastero, il pranzo è stato fatto. Lasciamo lo spicchio di sole, perché qui c'è il sole, per andare più o meno in quella direzione dove ci sono tutti questi nuvoloni neri. Abbiamo deciso di cambiare completamente versante e quindi torniamo sulla costa sud. Esatto, sempre le scelte sono dettate dal meteo. Le strade ovviamente sono secondarie, forse anche terziarie, e quando c'è da attraversare un paesino qui in montagna si passa nel mezzo, proprio si spacca in due la piazza. E laggiù si intravede un lago che è artificiale, non so se dalla GoPro si capisce, ma in fondo ha una diga. Stiamo seguendo per un paesino che si chiama Spili, però come vedete, cioè, guardate che strada, Pendenza c'è. una pendenza disumana. E indovinate un po' se ci conoscete? Abbiamo appena fatto il carico dell'acqua. Metà di fuori dalla valvola. La strada non è delle migliori. No, per niente.
ci sono questi avvallamenti, di tutto. Però il panorama, ragazzi. Però il guardrail rende bene, vero? Mamma mia. Panorama invece è tanta roba, ragazzi. E non dite che non vi portiamo in giro sul tetto del mondo, eh? Almeno un like ce lo potreste lasciare, ragazzi, grazie. Eccolo. Eccolo. L'hanno lasciato, è un super platano, ragazzi. Bello però. Bello, guarda, guarda, proprio qui in mezzo, Sì, sì. Dove si Ma passa di qua? dai. C'è anche tanto di cartellino, come Vedi? dire, salve, mi presento, sono un platano e non mi muovo da qui. Vede, è in tensione perché la strada, poverino, è molto, diciamo, va prestata molta attenzione, via. Più che altro non sappiamo cosa ci aspetta. Guardate che meraviglia questo panorama. Troviamo un cartello con scritto Spili Taste My Wine, ovvero assaggia il mio vino. E se ci invitano a nozze qui ditelo, E quando c'è il sole c'è un verde brillantissimo, meraviglioso. Siamo quasi arrivati in cima. Scusa, vabbè, da qualche parte ci farà passare. Forse c'è un tunnel segreto. Non lo so, ma si sta girando la montagna. Che questa è il crinale. Ah, ecco, da qui. Siamo veramente over the top, ragazzi. Ma guarda qua, stiamo dentro un canyon. Eh sì, 1000 gole, 1000... Che roba. Guarda qua. Guarda queste montagne, che strada. Canyon d'alta quota. Sì. E questa è la strada? Ah sì sì. Presumo di sì, si sta stringendo. Anche perché, ragazzi, abbiamo controllato l'altitudine e siamo oltre i 700 metri di quota, quindi la sensazione di salire c'era, in effetti era giusta. A volte ci viene il dubbio che non sia questa la strada, che sia la mulattiera per raggiungere il podere del pastore, cioè, perché a volte è bellissima la strada e a volte ci sono delle buche incredibili, è piccola, è stretta, però è questa, perché poi laggiù, vedi, migliora. Sembra... Perdete a volte la sensazione spesso di essere sull'isola e ci teniamo a dire che Creta non è solo per chi viene al mare. Se vi fa piacere fare una vacanza estiva da mare, bellissima perché ci sono spiagge incredibili, però anche a chi piace il trekking, l'hiking, la montagna, veramente ve la possiamo consigliare. Per fortuna è un po' migliorata la strada, ora è diventata un po' più grande. Sì. Wow! Ragazzi, la quota di 650 metri, sempre più in alto. Che spettacolo! Che strada! Queste sono le cose belle del viaggio, queste strade. Che meraviglia, veramente panorami pazzeschi. Ma i paesini bianchi non mancano, E comunque sappiate che dove non arriva l'uomo arrivano le capre, perché ovunque, ovunque a Creta le potrete trovare, ovunque. Aia, qui è franato tutto, cavolo. Dove si passa? Piano piano, sì, ci sono delle impronte di pneumatico. Avete presente Giochi senza frontiere? Uguale, mi sembra di essere un giapponese a questi giochi assurdi che fanno nelle TV giapponesi, dove ci sono le corse a ostacoli. In effetti è stato un percorso un po' forse azzardato, perché non ci sono molte informazioni sul percorso. Stavamo ragionando con Fede e dicevamo che la misura del nostro van Charlie è stata perfetta, perché un camper più lungo, più alto, avrebbe avuto notevoli problemi a fare questa strada. Vi abbiamo invitato a venire a Creta, ma il consiglio che vi diamo è di guardare bene le vostre dimensioni del mezzo
e di capire, perché non è facile. Prendetevi magari una bella mappa cartacea, perché a volte dal signorino Google Maps non si capisce bene. Non viene nessuno, vai. No. Tourist go home, va benino. Probabilmente non vi abbiamo detto dove stiamo andando, perché abbiamo fatto tutto questo circo per arrivare a Preveli Beach. Beach, ovviamente spiaggia, Preveli Beach. Ho anche detta Preveli Palm Beach. Esatto. Giusto? Non vi anticipo niente, hai detto bene, perché già nel nome dice tutto. Già spoilerato anche troppo. Spoilerato anche troppo, ve la farei vedere appena ci arriviamo, speriamo bene, perché la strada comunque non accenna a io spero migliorare. non arrivi nessuno, solo quello. Perché non è larga e quindi è particolarissima e è anch'essa una delle, diciamo, delle top 10 dell'isola di Creta. C'è questa asfaltata come al Nürburgring. Questa curva con l'asfalto interno sembra una famosa curva del Nürburgring in Germania. Questa è solo per gli appassionati. E ora? E ora si passa di qua. Guardate qua che... Mamma mia, anche il guado. Anche il guado, sì, vai. Ah, ecco, mancava anche questo. Guardate qua, ma si è rotto un tubo, Cioè, è una cosa incredibile. Si chiama Shallow Canyons. Ecco, e qua abbiamo la famosa Preveli Palm Beach. Vedi, un van l'abbiamo trovato, anzi due, quello non lo vedevo. 7 metri, ci è arrivato lui. E ci è arrivato lui e ci si arriva anche noi. Appena arrivati abbiamo subito un amico che ci viene a trovare. Ciao! Ehi! Niente, guarda, ti Ti diamo subito da mangiare così. Le mani piacciono? Sì, senti come stionano i freni di Charlie. Questa è la spiaggia dove siamo arrivati. Ora facciamo subito 2 passi così ci sgranchiamo. Vai, buon appetito! Allora, la nostra meta in realtà era la Preveli Palm Beach. Però abbiamo visto sulla mappa che il parcheggio più vicino e più comodo e che comunque volevamo vedere era quello a sinistra del fiume, perché c'è un fiume che taglia in due questa spiaggia. È un punto dove saremmo dovuti tornare a ritroso per poi rifare la strada nell'altro senso. Allora abbiamo deciso di fare subito questo pezzo e domattina andare a vedere la Palm Beach vera e propria. Sì. Questa che è praticamente dietro a questo sperone di montagna di fatto, però c'è lo sperone di montagna e il fiume e quindi diciamo le due zone non sono collegate, quindi siamo... salve signora che ci saluta, sì, mentre si parla, e quindi praticamente siamo venuti in questo primo parcheggio. Hello. Vi dico il nome della spiaggia, lo devo leggere perché è impronunciabile, si chiama Drimischiano Ammoudi, più o meno. Prendetelo per buono. Però è comunque una bella spiaggia anch'essa. Vi volevamo fare subito la sorpresa della Preveli perché ha questo fiume che taglia in due la spiaggia e non è una cosa consueta, però magari ve lo facciamo lo stesso con le immagini. Sì. Ora domani si spera con il sole e ci andremo. Anche qui c'è un fiume, ma non è quello che pensavamo. Questo è un secondo fiumiciattolo, più un torrente, ovvero questo torrente qua. Il fiume vero e proprio è dietro quella punta di roccia e c'è un'altra strada che ovviamente sfocia dall'altra parte. Vedete, qui c'è un corso d'acqua e vi facciamo vedere anche le varie isolette, scogli che abbiamo qui davanti.